Salute a tutti! In questo secondo video sulla vicenda di Enzo Spalletti cercheremo di affrontare alcuni argomenti che sono stati lasciati fuori e che sono stati posti alla mia attenzione dagli interventi degli ascoltatori. Questi interventi hanno anche contestato alcune delle mie considerazioni. Ecco, cercheremo di affrontare un po' tutta questa materia. E purtroppo anche questo video soffrirà della mancanza di documentazione, della carenza di documentazione. Io ho provato a chiedere al solito Francesco Cappelletti se aveva qualche documento in più. Ecco, sono riuscito a ottenerne due abbastanza importanti, un interrogatorio tardo del 1982, ma soprattutto la sentenza di proscioglimento da parte di Rotella dell'89, del 24 febbraio 89, che vedremo in fondo, e questo è un documento piuttosto importante. Ecco, diciamo che i documenti dei quali mi avvarrò anche in questo secondo video sono stati pubblicati dal sito Mostro di Firenze, un caso ancora aperto. Però è bene che teniamo presente un fatto, che su questo sito, che è meritorio per il fatto che pubblica tanti documenti, però tante volte i documenti non sono, le trascrizioni non sono così precise. Una trascrizione dell'interrogatorio di Carla Agnoletti del 12 di giugno è stata poi affiancata successivamente dalla pubblicazione del verbale vero e proprio. Ecco, si nota tra questi due documenti una differenza sostanziale in un punto. Ecco, la trascrizione suona così. Ricordo che nella circostanza mio marito mi disse che aveva visto la sera nei pressi di Scandicci, in una strada vecchia, mi ha precisato anche la località che attualmente non ricordo, che avevano ucciso una coppia di fidanzati. Mi disse che aveva visto la sera, eccetera, eccetera. Ecco, lo stesso passo nel documento effettivo suona invece così. Mi disse che sabato sera nei pressi di Scandicci, non mi disse che aveva visto. È chiaro che la differenza è sostanziale, no? Vabbè, comunque, detto questo, diciamo, adesso affronterò questi argomenti dei quali parlavo all'inizio, avvalendomi anche dei documenti pubblicati da questo sito e dei sunti. Cominciamo dalla figura di Fosco Fabbri, questa figura così importante nella vicenda, ma per certi aspetti anche misteriosa. Posso ripetere in breve che Fosco Fabbri era un amico guardone di Enzo Spalletti che era stato chiamato in causa dallo Spalletti perché avevano trascorso assieme parte della serata. Allora, parliamo della questione dell'orario, no? In cui i due si separarono. Ecco, secondo Fosco Fabbri, nell'interrogatorio del 12 giugno, questo orario andava posto alle 23:30, mentre Spalletti aveva parlato delle 24:20. Dopo il delitto di Calenzano, però, Fosco Fabbri cambiò versione. Non abbiamo il verbale dell'interrogatorio, del suo interrogatorio, e neppure del confronto che ci fu tra i due, però abbiamo dei resoconti giornalistici che ci dicono che Fosco Fabbri cambiò questa versione. Ecco, diciamo, i resoconti giornalistici sono abbastanza precisi e concordanti, tanto che possiamo dar loro credito. Ecco, io leggo quello della Città del 25 ottobre. Fosco Fabbri disse che la sera del sabato aveva visto Enzo Spalletti alla Taverna del Diavolo e che si erano lasciati verso le 11:30. Spalletti ammise questa circostanza, ma disse di essere stato più a lungo con l'amico e di aver spiato coppiette con lui fin verso 00:30. L'altra sera però, durante il confronto, sembra che Fosco Fabbri abbia modificato le sue dichiarazioni iniziali ed abbia detto di aver lasciato l'amico più tardi.
sembra anche che Fabbri abbia confermato un episodio raccontato da Spalletti, e cioè che insieme avevano tentato di spiare ciò che avveniva in una Ford Taunus, che erano stati scoperti e che l'autista arrabbiatissimo gli aveva puntato contro i fari e aveva azionato una strana sirena. Queste precisazioni devono essere sembrate importanti agli inquirenti, soprattutto perché per la prima volta si è avuto la conferma che Spalletti su certe circostanze non aveva mentito. Ecco, queste informazioni sono importanti e sono confermate da un articolo analogo di Paese Sera. Il confronto è stato determinante, ha spiegato lo stesso Spalletti all'uscita dal carcere. Fabbri, guardone anche lui, ha finalmente ammesso che quella sera è stato con me almeno fino a 00:30, quando il delitto era già stato commesso. Eravamo stati a parlare in un bosco nella zona di Roveta, sopra Scandicci, e più volte mi aveva chiesto che ore fossero, perché voleva andare a dormire. Però quando fu interrogato dopo il mio arresto, stranamente non ricordava o non voleva ricordare. Sulla Nazione, sempre nello stesso giorno. Praticamente nella sua versione dei fatti c'era un vuoto di 1 ora e mezzo circa, vuoto risultato dalla testimonianza di un altro guardone, Fosco Fabbri. Ora questa circostanza sembra essere caduta. Ieri notte infatti lo Spalletti dal carcere di Arezzo, dove era stato rinchiuso una quindicina di giorni fa, è stato trasferito in gran fretta a Firenze. I giudici Tricomi e Izzo lo hanno sottoposto a un nuovo confronto con Fabbri, il quale ha modificato la versione che aveva dato nei suoi precedenti interrogatori, e così i magistrati hanno potuto sincerarsi che lo Spalletti in fondo aveva detto la verità. Ma adesso c'è da chiedersi, perché Fabbri inizialmente aveva indicato un orario sbagliato, un orario fasullo, quello delle 11:30? Perché aveva paura di essere accusato lui stesso. Questo è il motivo della sua reticenza ad ammettere di aver lasciato Spalletti alle 24:20, 24:30. Adesso leggiamo il sunto dell'interrogatorio di quel 12, primo interrogatorio di Fabbri, nel blog che dicevo prima, Mostro di Firenze, un caso ancora aperto. E guardiamo anche la piantina. Fosco Fabbri racconta che Enzo Spalletti arriva dopo di lui e per una mezz'ora rimangono a chiacchierare, fino circa alle 23:30. A quel punto si salutano perché sembrano non esserci coppie interessanti da osservare. Fosco riferisce che per rientrare a casa sceglie la via più tortuosa, e cioè via dell'Arrigo, anche per vedere se ci sono coppie dalla parte di via delle Croci. Quando si allontana crede di sentire l'amico Enzo mettere in moto l'auto, ma poi non lo vede dietro a lui percorrere la stessa direzione e quindi crede che sia rientrato a casa. Fabbri racconta: effettivamente io sono passato davanti al viottolo in cui è avvenuto il delitto, anzi chiaramente davanti all'imbocco del viottolo, ma escludo di aver notato qualcosa di sospetto, né ho sentito grida o spari. Tra l'altro lì vicino vi è una discoteca e quindi vi è molto frastuono. Ecco, io non so dove abitasse Fosco Fabbri, evidentemente abitava nella zona di Scandicci, che sulla piantina risulta a destra. Per cui lui si era mosso, contrariamente a Spalletti, si era mosso dalla Taverna del Diavolo verso Scandicci e era transitato proprio davanti al viottolo che conduceva alla zona del delitto. Vedremo poi che Rotella scriverà nella sua sentenza che se tra i due c'era qualcuno che più probabilmente poteva essere transitato nella zona del delitto, non era Spalletti ma era proprio Fosco Fabbri. Ma infatti Fosco Fabbri proprio quello temeva, no? Siccome il delitto veniva collocato dopo la mezzanotte, è chiaro che era suo interesse anticipare il momento in cui lui se n'era andato, era passato era passato su via dell'Arrigo. Perché raccontò di essere passato da via dell'Arrigo? Poteva tacerlo questo. Sì, poteva anche tacerlo, però poteva anche esserci qualcuno che magari aveva visto la sua macchina. Insomma, lui raccontò sostanzialmente una bugia a metà. Disse di essere passato davanti al luogo del delitto, ma in un orario in cui il delitto ancora, secondo
la versione ufficiale, non era stato commesso. Per cui, insomma, è comprensibile che poi, nel momento in cui il delitto del mostro dell'ottobre aveva scagionato Spalletti, Fabbri si fosse sentito scagionato anche lui, cioè a quel punto lì non potevano accusare nemmeno lui di essere l'assassino, no? Per cui raccontò la sua versione, la versione giusta. Possiamo anche notare che anche nella sua prima versione Fabbri non aveva voluto dar contro a Spalletti se non per salvare se stesso. Non gli aveva voluto dar conto raccontando che non aveva visto la sua macchina che lo aveva seguito, cioè che era andato come lui verso via dell'Arrigo, no? Ma aveva lasciato presumere che Spalletti si fosse diretto verso casa sua, insomma fosse andato in direzione contraria. Parliamo adesso della paura che avrebbe avuto Spalletti di parlare, paura per un assassino che lui avrebbe visto all'opera e che sarebbe stato così potente da non temere nemmeno la denuncia. Oggi c'è tutta ci sono tante persone che immaginano che l'assassino fosse stato un poliziotto. Queste persone che sono, chiamiamoli, discepoli dell'avvocato Nino Filastò, che difese Mario Vanni durante il processo a Compagni di Merende, era anche, diciamo così, un mostrologo oltre che un avvocato. Attualmente è un mostrologo, no? E la sua idea di un mostro poliziotto è un'idea che ha avuto grande successo. Nel caso di Spalletti, lui prende un racconto di Fosco Fabbri a dimostrazione che il mostro poteva essere un poliziotto. Vi leggo il sunto dell'interrogatorio del 13 di giugno di Fabbri, pubblicato dal blog Mostro di Firenze, un caso ancora aperto. Durante l'interrogatorio racconta un episodio successo nel 77 durante un'escursione come guardone nel bosco di San Michele. Un giorno, mentre era nascosto in attesa di una coppia da spiare, si paventò davanti a lui un tizio che identifica in divisa, anche se non riconobbe il corpo di appartenenza. Si trattava di un uomo giovane, di circa 30 anni, abbastanza alto, mi pare moro, robusto e con uno sguardo intenso e minaccioso. L'uomo scese dalla sua auto e, minacciandomi con la pistola in pugno, mi costrinse a salire sulla sua autovettura, un'auto civile senza radio. Mi costringe ad ascoltarlo per una buona mezz'ora. Una predica in cui prima mi accusò di essere un criminale, un pervertito e un vigliacco, poi una serie di raccomandazioni su come si deve comportare il bravo guardone. Deve fare attenzione a non molestare la coppia, a non avvicinarsi troppo, non deve essere troppo invadente. Se vengono seguite queste indicazioni non si commette alcun reato. Anzi, a quel punto disse che erano i guardati le persone che commettono un reato, dato il loro comportamento in pubblico. A quel punto, dopo una mezz'ora, venne invitato a scendere e il soggetto se ne andò. Fabio aggiunge che in un primo momento si era presentato come una guardia forestale, ma poi durante la paternale si era qualificato che in seconda battuta avrebbe detto di essere un poliziotto. Eccolo qua, questo sarebbe l'episodio che Filastò va a considerare come la prova che il mostro era un poliziotto, cioè secondo lui questo sarebbe stato il mostro. Allora, tanto per fare un esempio, Filastò tentò di portare anche nel processo Vanni questa sua idea, no, di mostro poliziotto, rendendosi ben conto che non era certamente una prova che poteva scagionare il suo assistito, ma insomma lo volle mettere dentro. Ad esempio, nell'udienza del 5 marzo 98 disse: sarà che è meglio tenerlo lontano Enzo Spalletti? Cioè mentre cercava di far testimoniare Enzo Spalletti, cosa che non gli riuscì. A un tratto abbia a dire qualcosa finalmente di quel che ha visto, come il suo amico Fosco Fabbri, che lui un poliziotto lo aveva incontrato e lo aveva minacciato con una pistola, Fosco Fabbri, l'amico di Spalletti.
Fate conto che non vi ho detto niente, non ho detto niente, mi capiterà ancora, capiterà ancora e voi mi scuserete di uscire dal seminato. Insomma, secondo Filastò e secondo i suoi discepoli, che sono numerosissimi, questo personaggio sarebbe stato il mostro. Ma allora, cioè, come si fa a pensare che questo personaggio fosse stato il mostro? Era il 77, 4 anni prima del primo delitto seriale. Cioè il mostro se ne andava in giro in divisa per i boschi e trovando un guardone si mette lì, gli fa la paternale. Aveva già ucciso nel 74, cioè era un assassino che a viso aperto, cioè, avesse manifestato queste sue idee sulle coppie, sui guardoni a un guardone qualsiasi, è veramente una cosa difficile da credere, no? Comunque non è soltanto questo l'elemento che Filastò e i suoi discepoli di oggi prendono a prova, che di mezzo a questa vicenda di Spalletti c'era il discorso del mostro poliziotto, comunque di un mostro del quale Spalletti aveva paura. C'è anche una telefonata che Filastò riporta nel suo libro e che il blog che ho detto prima riporta anche lui, ma onestamente è una telefonata, un'intercettazione telefonica sull'utenza di Spalletti. È una telefonata che non è riportata da nessun'altra fonte. Per cui, vabbè, diciamo che io ve la leggo e bisogna crederci. Ditegli che stia zitto e tranquillo, che presto sarà scagionato, presto uscirà di carcere, però gli sta bene un po' di galera, a quello scemo. Che gli è saltato in mente di dire che aveva saputo dei morti dai giornali, quando i giornali sono usciti con la notizia la mattina dopo? Allora, il delitto successivo che avvenne, questo qui mi sembra è la data non c'è. La data non c'è di questa intercettazione, non viene menzionata nel libro di Filastò e neppure nel blog di cui dico prima. Comunque, nell'ottobre poi il mostro commise un altro duplice omicidio e secondo Filastò e i filastoniani, chiamiamoli così, lo avrebbe fatto per far uscire Spalletti, che era in carcere, che stava per parlare perché era stanco. Questa è l'idea, no? Ma allora, che questo personaggio che aveva telefonato, sempre che avesse telefonato, fosse stato il mostro è un po' difficile da credere. È molto probabile che fosse stato un guardone che voleva che Spalletti non raccontasse troppe cose. Se non era stato un mitomane qualsiasi, perché insomma di idioti che telefonano quando una volta i numeri erano sull'elenco, erano lì accessibili a tutti, no? Il personaggio Spalletti, così chiacchierato sui giornali, avrà attirato l'attenzione di qualche cretino che una volta trovato il suo numero sull'elenco poteva aver telefonato. Ma comunque poteva essere anche un guardone che voleva avvertire Spalletti di non raccontare troppe cose di loro, del loro mondo. Cioè questi guardoni erano molto aggressivi e chiaramente non erano contenti di questa vicenda, no? Un episodio che viene raccontato da Fabbri ce lo dimostra. Allora, Fabbri lo raccontò in una telefonata al fratello di Spalletti il 22 giugno. Il telefono di Fabbri era sotto controllo. Sempre dal famoso blog si legge: Fosco, c'è un altro arrivato mentre io ero lì. Mi vide e disse urlando, mi si avventò addosso come se io avessi... Oh pallino, ma ti rendi conto che sei nelle stesse condizioni mie e io nelle tue? Questo mi disse. Io e te non ci si conosce, non ci siamo mai visti, io non ti ho mai conosciuto. Dino, fratello di Spalletti, ma lei lo conosce a questo? Fosco, lo conosco sì, gli dissi di non fare il furbo, cerca di essere sincero, vedrai che ti trovi bene, se no fai la fine dello Spalletti. Qui commentano quelli del blog. In pratica Fosco Fabbri racconta di un episodio occorso qualche giorno dopo l'arresto di Enzo Spalletti. In pratica, durante una delle sue camminate notturne da guardone in un bosco,
non distante dalla Taverna del Diavolo, aveva assistito a una litigata fra 4-5 persone, altri guardoni di zona, dove addirittura sarebbe stato sparato un colpo di pistola. Lui si sarebbe avvicinato per vedere cosa accadeva e, visto da queste persone, sarebbe stato minacciato. Questo era un po' il clima, no, dei guardoni della zona, mentre Spalletti era in carcere e i giornali raccontavano di loro, raccontavano di tutte le loro abitudini e così via. Per cui insomma, se questo personaggio che aveva telefonato non era un semplice idiota che si divertiva al telefono, poteva essere uno di questi guardoni che appunto avvertiva Spalletti di non parlare troppo. Effettivamente Spalletti aveva paura aveva paura mentre era in carcere per la propria famiglia. Lo dice per esempio l'avvocato Bevacqua nell'udienza del 28 aprile 94 nel processo Pacciani. Ecco, l'avvocato Bevacqua, anche lui, prima di Filastò, aveva cercato di far testimoniare Spalletti, ma la Corte gli aveva detto di no. Ecco, teniamo presente che la Corte che stava giudicando Pacciani faceva di tutto affinché non venisse intralciato quello che doveva essere il giudizio finale di condanna, no? Diciamo che è abbastanza chiaro, per cui uno Spalletti in mezzo non le piaceva. Mi sembra che rifiutò perché la richiesta era giunta troppo tardi, una roba del genere. Così comunque disse l'avvocato Bevacqua in quest'udienza del 28 aprile 94. Questo signore fu sentito, vennero fatte delle telefonate a casa di questo signore, anche alla moglie, da parte di un altro cosiddetto guardone, il quale disse che questo Spalletti non avrebbe mai parlato perché aveva gran paura. Tant'è che lo stesso Spalletti a un certo punto, dicendo di aver paura, pare che abbia mandato via la propria moglie, i propri figli lontano da casa. Sembrerebbe, da quel che traspare da questi atti del processo, che Spalletti abbia visto l'assassino, sia stato contiguo all'assassino e abbia avuto paura di questo assassino. Allora facciamo un passo indietro, al 7 ottobre 82, quando Spalletti venne interrogato numerose volte, no? dopo l'uscita di galera. In questo caso fu Tricomi all'inizio della pista sarda che andò a risentirlo. A domanda di chiarire ancora una volta, ma in modo più credibile, il perché la sera dell'arresto per falsa testimonianza invitò, tramite il difensore, la moglie a lasciare l'abitazione e a rifugiarsi presso i genitori, risponde, questo è il verbale, l'ho già detto e non sono stato creduto. Come ho detto a lei, io avevo letto sui giornali che la famiglia dell'ucciso aveva affermato che avrebbe ucciso anche in carcere l'omicida della coppia. Io ebbi paura. E francamente, pensando a una ritorsione, fu per questo che invitai mia moglie a lasciare l'abitazione. Mi si fa presente che tale mia affermazione era allora e continua a essere oggi incredibile, perché io ero in quel momento in stato di arresto, come testa reticente e quindi non collegabile all'omicidio. Uno come me, che non si è trovato mai in queste faccende, non è capace di distinguere imputazione da imputazione. Peraltro, anche nei confronti di colui che poteva essere accusato di proteggere col proprio comportamento l'assassino, poteva indurre a maggior ragione a reazioni nei confronti miei e della mia famiglia. Mi si fa presente che non risulta siffatta notizia pubblicata su La Nazione, che a suo tempo dissi essere il giornale da me letto. Eppure io l'ho letto. Ebbene, io ho fatto una ricerca sull'emeroteca del sito Insufficienza di Prove e ho trovato un articolo del 10 giugno 1981 della Nazione dal titolo Il disperato abbraccio dei due padri, dove si legge: se troveremo quel disgraziato che li ha ridotti così, lo ammazzeremo, lo scriva pure. Era una frase detta da una cugina di Giovanni nel corridoio antistante la camera mortuaria. 10 giugno 1981. Per cui Spalletti aveva ragione, cioè aveva letto di una minaccia. Non c'era scritto che avrebbero ucciso l'assassino anche se fosse stato in carcere, però insomma la minaccia c'era. Per cui è credibile che Spalletti avesse potuto aver paura di ritorsioni per la sua famiglia e
la sua richiesta al suo avvocato di dire alla moglie di andare presso i suoceri era motivata da questo, non dal fatto che aveva paura del mostro. Infine veniamo all'argomento più controverso, no? Quello di quando Spalletti parlò del delitto alla moglie. Allora, io posso dire questo, che a questo punto, ma già poco dopo gli anni, nei primi tempi, la verità diventò irraggiungibile, perché non poteva essere più distinto quello che era stato detto da quello che si era immaginato, da quello che Spalletti aveva detto effettivamente, a quello che aveva detto a chi lo stava interrogando, e lo stesso vale per la moglie. Nella sentenza Rotella si legge questo: permanendo motivi di sospetto, Spalletti chiedeva di essere ancora interrogato e prosciolto, questo negli anni successivi. Lo fu e si risentì nell'occasione anche il Fabbri dopo il duplice omicidio di San Casciano. E scrive Rotella, neanche in quella sede venivano chiarite alcune perplessità circa l'occasione in cui Spalletti avrebbe appreso la notizia del duplice omicidio consumato nel giugno 1981. Cioè ancora nel 1985 Spalletti venne interrogato dagli inquirenti e ancora su questo argomento di quando lui aveva raccontato alla moglie del delitto, ancora erano rimaste delle perplessità. Vuol dire che la verità era assolutamente irraggiungibile. Ma proviamo a ragionare un po'. Allora, sicuramente Spalletti non aveva raccontato del delitto quando si era alzato la mattina alla moglie. La moglie non lo disse nel verbale e non risulta da nessuna parte, cioè questo è un argomento sul quale possiamo tranquillamente mettere una pietra sopra. Spalletti, se raccontò alla moglie del delitto, sicuramente dopo essere uscito di casa. Potrebbe Spalletti aver raccontato lui al bar di questo delitto? Ma allora Spalletti dimostrò di temere che venisse fuori il suo vizio di guardone. Ora, se Spalletti avesse raccontato al bar di aver visto i cadaveri, insomma, di sapere qualcosa di questo delitto, avrebbe confessato di essere un guardone. Cioè avrebbe confessato di essere un guardone in pubblico agli avventori del bar. Ora la cosa appare francamente poco credibile, no? Per cui direi che sul fatto che fosse stato Spalletti a raccontare del delitto al bar, anche su questo c'è da metterci una pietra sopra. Ma poteva al bar aver sentito di questo delitto? Beh, allora c'è negli articoli di giornale che uscirono durante la permanenza di Spalletti in carcere la possibilità che la notizia fosse stata trasmessa alla radio. A quei tempi c'erano le radio libere, no? Le radio libere che trasmettevano e che magari una radio del luogo poteva aver avuto la notizia in anteprima, qualcuno aveva telefonato per dargli la notizia e averla trasmessa per radio, per cui se non Spalletti stesso, magari qualcuno del bar aveva sentito la notizia alla radio e poi se ne era parlato e Spalletti l'aveva sentito. Comunque, sentiamo cosa disse in un'intervista l'avvocato di Spalletti, Giuliano Lastraioli, che era stato avvocato assieme ad Andrea Gramigni. Ecco, in un'intervista uscita sulla Nazione dell'11 settembre 1981, gli chiedono come faceva a sapere del delitto Spalletti. Lui sostiene di averne sentito parlare al bar al mattino e ricorda anche una circostanza precisa. Al bar c'era confusione perché era sparito un accendino di valore. Mi chiedo, sono stati interrogati i clienti del bar? Mi sembra che questa inchiesta stia battendo la fiacca. Insomma, questa affermazione dell'avvocato lascia capire che non ci furono grandi controlli al bar su quello che aveva detto Spalletti, perlomeno questi controlli non furono positivi, perché altrimenti sarebbe uscita la notizia. Lui si lamenta
che non fu verificato se quello che Spalletti aveva detto di questa storia dell'accendino era vero oppure no. Leggiamo poi un'intervista uscita il 29 ottobre 81 sulla Città, un'intervista a Spalletti che da pochi giorni era stato liberato. Sentiamo cosa dice Spalletti in questa intervista. Come andò la mattina della domenica? Cosa disse esattamente a sua moglie? Chi l'aveva informata del delitto? Ecco la spiegazione di Spalletti. Qui a Turbone ci sono 2 ristoranti. La domenica c'è gente che viene da tutte le parti. Anche quella mattina era un fitto incredibile. E mentre leggevo il giornale, sentii qualcuno che diceva che a Roveta avevano trovato uccisi 2 fidanzati. Ma come lo sapevamo noi, qui lo sapeva tutta Montelupo. Senza contare che la notizia l'ho sentita verso mezzogiorno e non alle 10, come ha detto qualcuno. Lo possono testimoniare tutti che io fino alle 11 sono stato nel mio orto a zappare sotto casa. Insomma, purtroppo i verbali dei vari interrogatori di Spalletti non sono disponibili, ma si presume che in questi verbali Spalletti avesse detto quello che poi disse in questa intervista, che lui aveva sentito la notizia al bar. E con la storia della Radio Libere, con la storia che comunque c'erano pochi chilometri tra il luogo del delitto e il bar del Turbone dove Spalletti era andato, è credibile che la notizia in zona fosse circolata. Arriviamo comunque all'ultima parte di questo video, che è quello della sentenza di proscioglimento di Rotella. Una sentenza uscita il 24 febbraio 1989. Ecco, sentenza che, dove è una sentenza breve, una parte breve, quella di Spalletti, sono 3 o 4 pagine, dove Rotella fa un resoconto, diciamo un riassunto di quelli che furono gli avvenimenti e poi fa le sue considerazioni, che sono queste. Qui continua il pezzo che avevo letto, quello dell'interrogatorio di Spalletti, dove non si erano chiariti ancora i dubbi su quel momento in cui Spalletti avrebbe parlato del delitto alla moglie, no? Lo continua Rotella. È tuttavia da dire che in positivo nei suoi confronti, oltre all'assenza di qualsiasi riscontro materiale, a seguito di ripetute perquisizioni e di indizi di alcun genere relativi agli omicidi precedenti o successivi a quello per cui è stato inquisito, nulla risulta acquisito. È persino probabile che non lui stesso, ma il Fabbri, sia passato per la via dell'Arrigo quella notte, né vi sono ragioni per contrastare la sua affermazione di aver visto altrimenti che in sosta e in quel luogo la vettura degli uccisi. Quella che è apparsa reticenza, se non mendacio, può, sotto altra angolazione, apparire come confusione di fatti e circostanze per timore dell'Inquisizione e per la scoperta della sua abitudine. Così pure il suo comportamento dopo i fatti appare manifestazione di ingenua curiosità e desiderio di protagonismo dopo la scoperta di essere stato in prossimità storica al duplice delitto, più che non ragione fondata di sospetto. Qui Rotella tira in ballo un argomento del quale non ho parlato, che è quello del comportamento di Spalletti e di Fabbri nei giorni successivi al delitto. Cioè i due si sarebbero messi in testa di andare a perlustrare la zona per trovare, diciamo così, degli indizi sull'assassino, no? Magari per incontrare lo stesso assassino, un comportamento assolutamente infantile di questi 2 personaggi che evidentemente una parte infantile ce l'avevano, no? Nelle loro personalità, cioè il fatto che fossero dei guardoni ne dà un minimo di prova. E Rotella effettivamente fa delle considerazioni su questa falsariga, insomma, ingenua curiosità e desiderio di protagonismo, no? Parla di questo, mentre ci sono alcuni che hanno visto in questo comportamento di Fabbri, di Spalletti, chissà che cosa. Ma Rotella rincara la dose su Spalletti. Il Fabbri, suo compagno di avventure notturne, riferisce di certe altre sue anomalie di comportamento, per esempio turbamento delle coppie, tracotanza e litigi, cioè Spalletti nel suo
nel suo andare a spiare queste coppie, si comportava in modo, diciamo, non proprio da guardone, no? Cioè battibeccava con le coppie e litigava, eccetera, eccetera, che mal si conciliano con un'attività di per sé bisognosa di riservatezza e facilitata da clandestinità e circospezione, e che invece appaiono sintomo di una baldanza più prossima alla goliardia che non al vizio, e men che mai al delitto. Cioè, addirittura Rotella sta dicendo che Spalletti non era un guardone classico, no? Che agisce nell'ombra con circospezione, interessato a guardare e basta. Spalletti si comportava un po' da ragazzotto, era un po' un goliardico. In questo senso è credibile che quanto è stato valutato frutto di serietà sullo sfondo tragico dei fatti e per un'abitudine riprovevole sia invece dovuto ad una inavvedutezza del tutto impari alle circostanze. Cioè, insomma, Spalletti secondo Rotella, Spalletti si trovò di fronte a una situazione più grande della sua e fu inavveduto nel suo comportamento. Né si esclude che lo Spalletti, e perché non il Fabbri o altri guardoni della zona, abbia potuto vedere e sentire all'epoca dei fatti alcunché di utile, riposto in una parte non facilmente accessibile della memoria e comunque oscurata, prima dell'avventatezza e poi della paura. Anzi, alla luce di ogni altro aspetto della sua vicenda è credibile, ma il recupero ne appare oggi problematico. Cioè, quello che dice Rotella dice che Spalletti potrebbe, visto che frequentava la zona, lui come altri guardoni, aver avuto dentro di sé qualche indizio che poteva portare magari anche all'assassino. Ma tutto questo pasticcio che fu fatto, Rotella non lo dice, ma questo pasticcio che fu fatto dagli inquirenti, seppellì questi indizi per sempre nella sua memoria come in quella degli altri guardoni. In ogni caso, ciò non ha a che fare con la responsabilità penale e Spalletti venne prosciolto. A questo punto io chiuderei con questa vicenda di Spalletti. Ho aggiunto appunto queste ulteriori considerazioni per la mia causa, che è quella di dimostrare con il buon senso che Spalletti non vide assolutamente nulla, che non ci fu nessun mostro, tantomeno poliziotto, che lo minacciò e così via. Per cui vi saluto, al prossimo video.